interessante perché abbiamo visto, anche con l'esempio delle foto, delle domande stimolo, ehm, l'attivazione di questa componente riflessiva, ma abbiamo anche visto come l'esperienza del duale abbia il potere di riconfigurare i corpi, gli atteggiamenti, quasi gli stati sensoriali dei ragazzi, no? Ritorniamo nella classe, ritorniamo a essere studenti, ma come io dopo 42 settimane a 40 ore a settimana di lavoro mi sento già lavoratore, e penso che questo sia un elemento di crisi interessante, no? Se diciamo diamo questa chiave di lettura. La provocazione di Alessandro. Allora, Alessandro, ma questo significa che gli istituti di formazione professionale possono quasi comporre un portfolio di aziende in base al delta, cioè aziende, come dire, più orientate alla formazione, quindi molto più accomodanti, un clima relazionale molto più facile, e aziende invece la cui velocità produttiva, processi interni, clima relazionale è molto distante da, come dire, un ambiente, tra virgolette, accuditivo come può essere, diciamo, un centro di formazione professionale, un istituto di formazione professionale. Cioè la domanda è: creiamo un portfolio di contatti aziendali in base a questo delta misurato, o prendiamo tutto quello che ci viene dagli accordi, dalle intese, e quindi poi gestiamo eventualmente la crisi dei ragazzi? Perché insomma è interessante la tua provocazione. Quindi diciamo è possibile creare un portfolio di aziende in base a questo bollino delta tra distanza e velocità? È semplicemente una provocazione? Si potrebbe concretizzare qualcosa di simile, per cui in base a quello che noi sappiamo di quel ragazzo gli diciamo: no, per te va bene questa azienda A perché ha un delta minore rispetto alla tua esperienza, e invece ragazzi molto più resilienti, molto più forti, con una mentalità molto più dinamica, più orientata al rischio, dice: no, questa azienda qui che ha caratteristiche di delta molto più ampie fa per te, perché questo, diciamo, ti aiuta, ti rafforza. Come la vedi questa cosa? È assolutamente così, non era una provocazione tout court, diciamo. Lo è in parte per il sistema, ma per noi è assolutamente così. È chiaro, non ci si riesce sempre, non mi piace farlo e non lo farò neanche in questo caso, cioè l'equilibrio nella risposta non mi rappresenta, cioè io faccio una scelta. Però è anche vero che nel momento in cui la costruzione del portfolio è fondamentale, e noi in alcuni settori, soprattutto quelli industriali, dove però la connotazione organizzativa a monte, cioè nelle aziende, è molto alta, è molto spiccata, quindi si può fare un ragionamento completo sull'organizzazione aziendale, è più facile. Nei settori del terziario, dove c'è minore impostazione iniziale rispetto all'organizzazione, sicuramente è più difficile. Infatti, gli stati di crisi malevola, diciamo, nascono più in quei settori piuttosto che nei settori industriali. Però è assolutamente necessario, non è una provocazione, è assolutamente necessario costruire. Tu hai parlato di bollino, noi, quando ero direttore in uno dei CFP del Lazio, cercai di buttare giù una sorta di certificazione di qualità dal punto di vista di questi ambiti delle aziende, che poi ci avrebbero permesso, diciamo, di collocare in maniera meno traumatica possibile le caratteristiche di ciascun ragazzo. È chiaro, non si arriva a farlo né completamente puntuale né su tutto il panorama ragazzi-aziende, quindi su tutti gli accoppiamenti. Quindi esistono delle crisi che si generano rispetto a un errore di accoppiamento, e quindi una mancata correlazione tra la situazione aziendale e la situazione del ragazzo. Però se si lavora in prospettiva, ora io, la mia prospettiva, parlo della nostra esperienza, è IFP qualifica quarto anno duale. La prospettiva di lavoro, che inizia dal secondo anno con lo stage aziendale, è lì che si comincia a costruire la capacità dell'azienda di lavorare in maniera equilibrata sul ragazzo. Mi permetto di contestare alcuni termini, cioè non pretendiamo dall'azienda l'accudimento del ragazzo. Non c'è questo aspetto di estendere il CFP a un pezzetto dell'azienda, cioè l'azienda non deve diventare necessariamente un CFP. Tolgo da questo ragionamento le code della gaussiana, nel senso, i ragazzi con 104 e con disabilità, è chiaro che lì abbiamo anche lì un pacchetto d'aziende che accudiscono il ragazzo, sanno che porteranno quel ragazzo al massimo della possibilità di competenze di quel ragazzo, ma lì non c'è un progetto
definito come lo stiamo definendo. Quindi lì sì, l'accudimento e che l'azienda sia in parte un ramo educativo pedagogico del CFP che sconfina proprio nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ne abbiamo di queste aziende perché è necessario. Nella nostra popolazione, diciamo, di riferimento ci sono ragazzi con molte difficoltà e queste difficoltà sono sempre più grandi e sempre più distribuite su più ragazzi, quindi è chiaro che è necessario fare quel ragionamento, che però è laterale rispetto all'obiettivo, credo, della discussione che stiamo facendo. Sì, no, Quindi Alessandro, considera una controprovocazione, nel senso che comunque il tema che stiamo discutendo è un tema di matching, ok? sì, E perfetto, quindi incrocia le disposizioni personali dei ragazzi, non fosse altro perché abbiamo detto che il duale ci dà una chance anche di personalizzazione dei percorsi formativi certo. e le caratteristiche organizzative in sé delle realtà aziendali. Tu giustamente dici, io su una realtà che funziona in termini industriali, quindi grande produzione, un organigramma No, no, importante. no, io non uso industriale rispetto alla dimensione, ma rispetto all'organizzazione. Possono Sì, essere rispetto anche piccole all'organizzazione, aziende, sì, 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 però sì, no, al funzionamento, impostate, esatto. all'identità Sì. organizzativa, molto probabilmente, adesso la banalizzo, invio o invito a ragazzi che mi danno molte più, come dire, garanzie su determinati aspetti, O che ok? voglio mettere in crisi. O che voglio mettere in crisi e che sono disponibili a mettersi in crisi. Quindi Certo. entra in un settore che è molto sfidante, che ti metterà in crisi e vediamo se reggi il confronto. E qui magari possiamo anche definire ragazzi con delle resilienze molto più elevate, delle fragilità minori e che possono reggere cosiddetto l'urto. Dall'altra parte tu prendi in considerazione tutto il mondo della fragilità a cui l'IFP è storicamente sensibile, tant'è vero che è una misura di contrasto all'abbandono prematuro degli Assolutamente. studi ed è, questo diciamo, lo dicono i numeri, è un Poi, ambiente inclusivo di apprendimento e di sì, poi io e formazione. Carlo rappresentiamo due istituzioni formative che ce l'hanno particolarmente a cuore. Come missione, Esatto. come Quindi, diciamo, sistema di valori di riferimento, quindi questo è evidente e quindi per questi ragazzi noi come dire, disegniamo un percorso, un'esperienza di formazione duale sensibili e rispondente, responsiva alle loro caratteristiche. Quindi diciamo un'idea di portfolio implicita c'è sostanzialmente. certo, assolutamente. È come se io fossi il gestore di una rosa, di un gruppo sportivo, i ragazzi hanno finito il ciclo agonistico con me, vogliono continuare, vabbè, ma non tutti possono andare a fare Lega Pro, alcuni potranno fare promozione, altri eccellenza, terza categoria, e altri potrebbero aspirare anche a livelli più elevati. Sì, sì, Ma appunto, compreso l'aspetto di accudimento, quello è compreso assolutamente l'aspetto, dentro il sì, sistema di progressione, diciamo. questo ovviamente non significa determinare deterministicamente i destini, cioè No, noi, come no, dire, dobbiamo sempre aprirci alla possibilità di un cambiamento, di un'autocostruzione e quindi del fatto che i ragazzi possano anche coltivare delle ambizioni che inizialmente assolutamente. noi Parli non con abbiamo fisico colto. teorico, quindi la deterministica per me è fuori dalla logica. Esatto, è fuori da ogni logica. Esatto. Adesso io vi porto sull'ultimo, diciamo, blocco di conversazione e riprendendo diciamo, gli effetti orientativi e riorientativi del percorso duale che abbiamo in qualche modo toccato. Vi presento diciamo, due casi teorici, va bene? Un primo caso di apprendista scopre che è portato per quel lavoro, continua a voler crescere, vi chiedo che scenario formativo si aprirebbe per lui. E invece un secondo caso di apprendista in cui l'esperienza, ahimè, è poco soddisfacente, non si è trovato bene, ha capito che non è portato per quel mestiere e quindi che scenario formativo si apre per lui, no? Come si tiene conto di questi risultati, ad esempio in vista dell'esame finale o di un consiglio orientativo di, come dire, fermarsi con il quarto anno duale, continuare, cercare un'altra esperienza. Qual è la vostra lettura a riguardo? Inizierei da Alessandro. Allora, il primo caso, diciamo, quello di successo, è il più semplice da gestire tendenzialmente. La nostra impostazione è diversificata a seconda del settore di riferimento. Riprendo diciamo,
nella sua accezione organizzativa e non dimensionale. Nei settori industriali ormai è tendenziale che i ragazzi che hanno successo dal punto di vista delle scelte e quindi hanno compreso bene quello che vogliono fare nella vita, è nostra impostazione cercare di portarli al diploma, perché nei settori industriali alcuni ambiti e la crescita, soprattutto professionale, comporta la necessità del titolo, altrimenti i ragazzi non possono lavorare in determinati ambiti con determinate competenze e gli si abbattono incredibilmente le possibilità. Quel passaggio lì forse è un passaggio che innesca un minimo di crisi, perché capite bene che passare dal sistema della formazione professionale, ancor più che stratificato nel mondo del lavoro, riportarli per un anno a scuola per prendersi il titolo, è un'operazione molto complessa dal punto di vista dell'orientamento. In questo sono di grandissimo aiuto le aziende che li stabilizzano dal punto di vista lavorativo, perché noi abbiamo almeno 4 aziende, di cui 3 molto grandi, in questo caso dico dal punto di vista anche dimensionale, che nel stabilizzare i ragazzi insieme a noi hanno definito una struttura di supporto al conseguimento del titolo interno all'azienda. E quindi l'orario aziendale è costruito per permettere ai ragazzi di frequentare, e parte delle competenze teoriche, diciamo tecniche, sono proprio a carico dell'azienda, cioè i ragazzi sfruttano i comparti tecnici, ingegneristici delle aziende di riferimento per recuperare le informazioni che si riportano da scuola, quindi l'azienda li segue proprio nel conseguimento del titolo. In altri casi ci frapponiamo noi tra l'azienda e la scuola, però abbiamo capito che la carta vincente è non farli rinunciare tout court al contratto, perché se la scelta diventa contratto contro scuola, tendenzialmente i ragazzi nostri scelgono il contratto, che per noi è un successo formativo. Io lo dico platealmente, non ho problemi a dire che se un ragazzo nostro dopo il suo bel percorso duale raggiunge un contratto da tempo indeterminato e di lì in poi si ricostruisce la vita, noi abbiamo fatto gran parte del cammino che dobbiamo fare, almeno dal punto di vista degli obiettivi. Poi per noi resta sullo sfondo la gran parte dell'obiettivo, che è quello educativo, ma per mission diciamo intrinseca all'opera di formazione. In altri settori diventa tutto molto più complesso. Se penso per esempio al settore del benessere, il quarto anno diventa di fatto l'abilitazione commerciale. La stessa riforma Valditara non prevede la riforma dell'istruzione professionale nell'ambito del benessere, perché non esiste un ulteriore sviluppo, diciamo, di competenze oltre il quarto anno della formazione professionale per le ragazze e i ragazzi che intraprendono quel percorso lì. Quindi il ragazzo che ha successo sostanzialmente, l'obiettivo principale resta quello. Noi ovviamente offriamo ai nostri ragazzi anche tutto l'apparato di certificazioni in questo. Ci siamo dotati di un sistema di certificazioni ufficiali all'interno di comparti tecnologici definiti, che permettono ai ragazzi di fare ulteriori passi in termini di competenze, anche in rapporto alle strategie e alle programmazioni aziendali, perché poi lì c'è insomma, un po' come l'energia, no? Passi da formazione a azienda, da azienda a formazione, a una continua trasformazione del ruolo di programmazione sulla vita di quel ragazzo, che va oltre il conseguimento del titolo. Quindi il ragazzo per periodi diversi rientra a scuola per magari prendere una certificazione KNX e poi ritorna in azienda. Nella percezione del ragazzo c'è questo cordone, questa energia, diciamo, che si trasforma da potenziale a cinetica in maniera continua, ecco. Il secondo caso, quello del ragazzo, diciamo, che ha fallito sostanzialmente dal punto di vista, o abbiamo fallito, perché se il ragazzo fallisce, insomma, mi sento di dire che è una responsabilità piccola o grande anche la nostra, quindi il fallimento che ci vede insieme nella gestione di quel fallimento, nel nostro caso la crisi del sistema non è andata a buon fine, ha prodotto un fallimento. La leva principale per noi è il titolo a quel punto. Cioè il fallimento orientativo è il titolo. Senza quel titolo il ragazzo non ha grandi occasioni di riorientamento, quindi cerchiamo di portare il ragazzo al titolo, costruendo nel frattempo un percorso di riorientamento. Difficilmente, per esempio, da un quarto anno tendiamo a far uscire il ragazzo dal percorso per farlo riorientare, perché farebbe quei passi indietro
che minerebbero ulteriormente la sua voglia di rivedersi rispetto a un'altra prospettiva, a un altro orizzonte. Col titolo sta un passo avanti rispetto a una scelta magari ulteriore di formazione o di scuola che potrebbe fare, supportata da noi con le scuole con le quali abbiamo un rapporto di uscita, diciamo, ecco. Quindi il titolo nel fallimento diventa l'obiettivo e la leva principale per ricostruire un orientamento che poi può essere più o meno intenso, lungo, complicato. Carlo, cosa ne pensi di questa strategia generale? Se l'hai incontrata anche nell'ambito del tuo impegno nell'altra organizzazione in cui lavori e hai lavorato? Poi, insomma, chiederei anche a Francesco ed Alessio eventuali ulteriori contributi. Prego. E io sono ancora una volta pienamente d'accordo con Alessandro. E una domanda: persone che dopo il quarto duale pensano di aver sbagliato strada, io ne ho contate 1/2 fino adesso, non so i numeri di Alessandro quali sono, quindi proprio per, ok, condividi, proprio per tutto il discorso di orientamento che abbiamo fatto fino adesso, con queste strategie difficilmente si arriva a prendere un titolo, un diploma di tecnico, e pensare lì molte volte subentra altro rispetto al percorso anche fatto a scuola, perché parliamo di persone, parliamo di contesti diversi, quindi non è che voglio deresponsabilizzare l'istituzione formativa, però non siamo soli, ecco, non è che sono figli o figlie di questa istituzione, anche se così vengono accolti. Invece, per quanto riguarda il passaggio alla scuola, ora voglio essere un po' critico io, parlo per esempio di Roma, no? Diverse istituzioni formative stanno facendo un gran lavoro di rete con le scuole professionali intorno a noi. Molte volte questo lavoro di rete non viene accolto anche da un sistema burocratico, no? Nel senso che, per esempio, c'è il passaggio al quinto anno che spesso viene consigliato a fronte di un contratto con il serale, per esempio, ma c'è tutto un problema di riconoscimenti di crediti scolastici, no? Perché siamo due sistemi diversi poi fondamentalmente, e quindi bisognerebbe un po' da questo aspetto lavorare, perché per dare anche sicurezza al ragazzo, perché noi invitiamo le scuole, parlano del loro progetto, perché ora ovviamente i ragazzi del CFP che vanno nelle scuole, lo possiamo anche tranquillamente dire, formano classi, se formano classi sono soldi anche per la scuola, e, insomma, per molti aspetti, no? E però poi a metà anno, ma come non c'hai crediti, per l'esame, no? Sono due sistemi completamente diversi, quindi molte volte dovremmo superare un po' questa burocrazia, però parlo ovviamente in questo caso della Regione Lazio, quindi io non so poi le altre regioni, gli altri uffici regionali scolastici come hanno affrontato questo tema. Nel successo formativo molto meglio del Lazio. Sì. Un altro aspetto formativo è quando è l'azienda che si prende carico della formazione del ragazzo che assume, molte volte, no? Penso a se c'è un partenariato con un grande marchio, no? Nel nostro caso c'è un grande marchio automobilistico, fanno cambiare anche città, per esempio, si riprendono, crescono dal punto di vista professionale, nel frattempo fanno dei corsi interni all'azienda proprio anche per inserirli in maniera definitiva all'interno dell'azienda. Poi vabbè, c'è tutto il canale IFTS e TS che però qui in questo momento tralasciamo. Un altro aspetto di cui vorrei parlare, forse anche in maniera un po' romantica, no? Nel senso che è successo molte volte che i ragazzi hanno messo insieme i loro interessi e i loro hobby con il loro profilo professionale, no? Nel senso che partiamo dall'inizio. Molte volte questi ragazzi vengono accompagnati ai CFP perché dicono che è meglio che fai il CFP perché non sai studiare, no? In realtà poi scoprono che in realtà una testa ce l'hanno, studiano, l'ho detto anche prima, e si innamorano poi di questo contesto, anche perché il contesto li ha accolti, li ha accompagnati, li ha valorizzati, però rimangono a quei loro interessi, no? E quindi magari può succedere che finiscono un ciclo e non sono ancora non sono sicuri, no? O che hanno portato avanti comunque degli interessi. E faccio due esempi simpatici, no? Mi ricordo quando ero tutor di un ragazzo che era amante della musica, usciva dal settore elettrico e lui ha detto: ok professore, ho capito, voglio andare a lavorare con quelle agenzie che preparano i palchi per i concerti, per esempio, no? Andare a lavorare in quel settore di quelle aziende, cioè ha unito un interesse particolare rispetto a un profilo professionale che lui poi aveva scelto. Un altro che è stato più invece un momento di temporeggiare prima di prendere scelte
definitive, amante della scultura, un meccanico industriale amante della scultura, che aveva trovato uno studio in cui lui con il ferro batteva il ferro e faceva la struttura su cui poi montare, cioè la struttura di ferro su cui poi andare a lavorare a livello di scultura, insomma, con diversi materiali. Ecco, queste sono situazioni in cui l'interesse è talmente forte, ancora il ragazzo in uscita non ha capito bene qual è il suo profilo, però non stiamo parlando di persone completamente da riorientare e che proprio tramite quel lavoro di accompagnamento in realtà hanno lavorato sulla propria dimensione professionale, ecco. E no, altro non da dire, perché insomma Alessandro ha presentato benissimo le situazioni, ecco. Francesco, Alessio, andiamo verso la chiusura, prego Alessio. Volevo sottolineare che da tutti questi interventi sulla competenza riflessiva, che è stato un po' il fil rouge di tutto il podcast di oggi, una caratteristica fondamentale credo che sia la tempestività. La possibilità di riflettere su un'esperienza deve essere una situazione tempestiva affinché possa portare dell'apprendimento, per cui la domanda che vi pongo è molto concreta: se ci sono dei suggerimenti per il tutor aziendale o per la scuola per facilitare questo intervento tempestivo, che altrimenti immagino dopo tanto tempo non avrebbe più la stessa efficacia. Io non posso dire, per il discorso che facevo prima, a un'azienda quando farlo, perché non so nel loro ritmo produttivo. Dico di farlo, questo sì. Se noi leggiamo l'ultima ricerca della Fondazione con i bambini fatta sugli adolescenti, si dice che una cosa di cui ci accusano gli adolescenti è che non li ascoltiamo. Ecco, creare degli spazi di ascolto, che può essere anche davanti a un caffè in azienda, perché cerchiamo di capire il setting, no? Per certi versi, può essere la pausa pranzo, può essere la pausa sigaretta, no? Può essere invece uno spazio ad hoc. Io non intervengo sull'azienda perché ogni azienda ha i suoi ritmi, però ecco, in un mondo in cui bisogna fare, in cui anche la formazione professionale per molto tempo si è difesa dietro questo fare, in realtà c'è questa dimensione riflessiva per me molto importante, perché sono cambiate le generazioni, è cambiato il mondo intorno a sé, quindi penso che c'è bisogno di farlo. Ma ora, quando farlo in azienda io non lo so, ma bisogna farlo. Per quanto riguarda quando farlo presso l'istruzione formativa, io penso sicuramente un primo passaggio importante è il rientro, cioè nel senso che il rientro per me è il rientro dall'azienda presso l'istruzione formativa è un momento ancora caldo, no? È un momento in cui i ragazzi possono parlare e magari rifarne uno prima della partenza, no? Per riprendere alcuni contenuti e pensare come posso migliorare o posso far fronte a eventuali criticità nel secondo periodo in azienda. Quindi, mentre per il CFP forse un'idea sarebbe, appena si è rientrati e prima di ritornare in azienda, sull'azienda non so quando farlo, non mi sento di dirlo, però invito il tutor aziendale a farlo. Però torniamo al problema di prima: il tutor aziendale è pronto a farlo? Perché se il tutor aziendale di fronte a una problematica / crisi, chiamiamola così come l'abbiamo chiamata, dà una pacca sulla spalla, è di supporto a tutto il lavoro che stiamo facendo? Se risponde solo da maestro di mestiere e non da tutor, no? Di fronte a un problema non si può dare preoccupare, no? Se un giovane te l'ha posto come un problema, vuol dire che per lui è una preoccupazione, e quindi dobbiamo anche formare i tutor aziendali a saper ascoltare i ragazzi e a saper accettare che loro decidono l'importanza o meno di certe cose. Dove poi ci sono cose che invece il tutor aziendale ritiene importante e per i ragazzi invece sono aspetti superficiali, il tutor aziendale può intervenire, no? Perché a quel punto comprende che la giovane età non gli fa scoprire alcune criticità importanti. Però ecco, ribadisco, bisognerebbe fare delle formazioni per i tutor aziendali, non perché diventano improvvisamente psicologi, insegnanti o pedagogisti, no? Ma perché sappiano avere delle competenze minime per poter saper gestire vissuti gli adolescenti in ambito professionale. Bene, allora provo un po' a riepilogare tutti i temi trattati prima, insomma, di lasciarci ringraziare i nostri ospiti e i colleghi che sono intervenuti, quindi Alessio e Francesco. Allora, diciamo così, abbiamo toccato il tema della crisi
come combinato disposto abbiamo toccato il tema della scelta della collocazione aziendale, quasi insomma disegnando un profilo e cercando di appaiare il profilo e le disposizioni dei ragazzi rispetto alla realtà aziendale da proporre. E siamo entrati anche, diciamo, nei dispositivi operativi pratici, parlando di descrittori, competenza riflessiva, domande stimolo, e poi abbiamo toccato il grande, diciamo, tema degli esiti differenziati e di come, a secondo degli esiti differenziati, che poi sono anche, diciamo, numericamente esiziali per quanto riguarda il successo, numericamente importanti per quanto riguarda invece il successo formativo e gli sviluppi differenziati. E credo che insomma sia Alessandro che Carlo abbiano anche introdotto il tema delle multiple opportunità formative, certificazione in azienda, allearsi con l'azienda perché sia accompagnato anche il percorso di diploma, il riorientamento nel caso di insuccesso e così via. E mi sembra che, diciamo, un ultimo tema significativo sia questo di fare formazione all'ascolto nel passaggio tra maestri di mestiere a tutor aziendali, come se i maestri di mestiere, insomma, fossero, come dire, più predisposti a dare risposte immediate. Da maestro di mestiere, dai, non ci pensare, andiamo avanti. E invece il tutor aziendale ha delle componenti professionali molto più spiccate e che possono, diciamo, rispondere anche a un grande desiderio dei nostri giovani di essere ascoltati, di entrare in relazione anche con adulti che si mettono in gioco anche su un piano personale. Io davvero prego, Carlo. Non è che il maestro di mestiere non andava bene, non voglio essere un rottamatore. L'idea è, sono cambiati i contesti, è cambiata la cultura intorno a noi, sono cambiati i nostri giovani e quindi se i percorsi formativi passano dai bisogni, si centrano sui bisogni dell'educando, devono cambiare anche le nostre strategie relazionali. Era un po' questo. Il maestro di mestiere ha fatto grande la formazione professionale. Dal mio punto di vista, nell'arco della storia, le aziende sono state dei partner sempre vicini, no? Quindi, però ora è il momento in cui forse bisogna cambiare un po' alcuni aspetti, solo questo, ma vale anche per i nostri formatori, nei nostri CFP, non vale solo per i tutor aziendali. Sì, Carlo, la lettura era sempre evolutiva. È d'accordo con me. Sì, la lettura era evolutiva, diciamo così, non era rottamativa. La stagione della rottamazione, diciamo, l'abbiamo, come dire, osservata e ce la siamo lasciata alle spalle. Comunque, davvero un incontro ricchissimo, pieno di spunti. Io vi ringrazio e ringrazio, insomma, gli ascoltatori per aver seguito questo podcast dedicato alla valutazione dei processi di apprendimento nei percorsi duali, in particolare questa esplorazione così approfondita sull'esperienza duale, gli effetti orientativi sul bilancio di competenze, con tutte le connessioni che abbiamo preso in considerazione. Per saperne di più sugli altri contenuti formativi del percorso, vi invito a visitare il sito web del progetto Future Skills for Trainer all'indirizzo www.futureskillsfortrainers.eu. Ringrazio di nuovo Carlo, Alessandro e i colleghi che, insomma, hanno lavorato con me alla realizzazione di questo podcast, Alessio Moro e Francesco Pisano. Grazie mille.